Aggiornamento di calciomercato Inter con la situazione dell'attacco, dove l'Inter sembra aver messo un po' in stand-by tutte le altre piste per muoversi invece con decisione in direzione di Gianluca Scamacca del West Ham, tanto da aver presentato nelle scorse ore già una prima offerta per tentare l'acquisto definitivo del cartellino del giocatore. Si parla di una cifra attorno ai 22 milioni di euro che però non ha convinto inizialmente il West Ham. Però si sta trattando, i contatti stanno andando avanti ed è atteso veramente a breve un rilancio da parte dell'Inter, anche perché bisogna comunque fare in fretta per anticipare la Roma, da un lato, che si era già mossa con anticipo, che potrebbe piazzare delle cessioni per poi buttarsi sull'attaccante che Mourinho sta chiedendo a gran voce. Soprattutto però attenzione anche a delle voci sull'Atalanta. Secondo alcune testate online i bergamaschi stanno provando ad inserirsi in maniera molto concreta. Al momento non ho conferme personali su un sorpasso da parte dell'Atalanta nei confronti dell'Inter nella corsa a Scamacca, anche perché comunque l'Atalanta ha già preso El Bilal Touré dall'Almeria. Mi sorprenderebbe un po' questo doppio colpo da circa 30 milioni di euro ciascuno per l'attacco dei bergamaschi. Bisogna comunque tenerli d'occhio, visto che con le cessioni di Højlund e Boga hanno sicuramente una buona disponibilità. Fatto sta comunque che l'Inter c'è, è forte, si è mossa con convinzione e dovrebbe presentare, come dicevo, a breve un rilancio al West Ham proprio mentre si sta muovendo anche gli ultimi passi di fatto decisivi per Samardzic. Queste sono le notizie dunque allo stato attuale delle cose. Cosa ne pensiamo però di Gianluca Scamacca? È l'attaccante giusto con cui l'Inter può rinforzare il reparto offensivo, sì o no? Questa è la domanda che ci avete fatto in tanti. Facciamo allora alcuni ragionamenti insieme in questo nostro format che vi sta piacendo molto. E allora ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio. Subito un mi piace, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti, le nostre analisi, le nostre live ogni giorno alle 19:30. Mi raccomando, vi aspettiamo, fate crescere sempre di più il nostro canale perché stiamo volando anche oltre i 55.000 iscritti. Per parlare di Scamacca, come facciamo sempre, partiamo dalla carta d'identità dal giocatore, quindi dal sito Transfer Market. I dati di questo attaccante, nato il 1° gennaio del 1999, nazionalità italiana, nato a Roma, alto 1,95 m. Transfer Market gli assegna una valutazione da 22 milioni di euro, una valutazione che è sempre molto indicativa. Contratto con il West Ham fino al 2027. Un giocatore che ha una storia un po' particolare, che si intreccia tra l'altro spesso anche con il nostro Davide Frattesi, perché entrambi sono partiti nel settore giovanile della Lazio, si sono ritrovati poi in quello della Roma. Scamacca poi ha deciso di andare al PSV Eindhoven in Olanda, da cui poi è rientrato al Sassuolo e di nuovo si è ritrovato con Frattesi anche al Sassuolo. Però ha fatto un giro di prestiti, Cremonese, Zwolle e soprattutto all'Ascoli ha cominciato a fare intravedere quel potenziale che tutti avevano intravisto in lui nel settore giovanile. In Serie B ad Ascoli ho avuto anche il piacere di seguirlo da vicino, essendo inviato a quel tempo lì sui campi, e si è cominciato a vedere il potenziale di un attaccante che già si vociferava in orbita nazionale, tenuto d'occhio proprio per la nazionale maggiore. Poi il salto al Genoa, dove si completa un pochino anche dal punto di vista delle caratteristiche dell'attaccante, e chiude la stagione, torna al Sassuolo dove si consagra, una stagione da 16 gol con la maglia neroverde che convince il West Ham a puntarci investendo 36 milioni di euro più bonus la scorsa stagione. Una stagione al Sassuolo dove tra l'altro non è stato nemmeno titolarissimo, indiscusso per tutta la stagione, quindi 16 gol è un bottino sicuramente non indifferente. Al West Ham però in molti hanno definito questo suo trasferimento in Inghilterra un flop. Io personalmente credo che sia stata una scelta non del tutto corretta, soprattutto per quello che è anche un po' il suo aspetto caratteriale. Poi tra poco ci arriveremo. Una stagione al West Ham molto, diciamo, comunque limitata dai problemi fisici. Erano già iniziati a novembre, poi soprattutto nel 2023, dove di fatto non ha giocato più. Chiude la stagione con 8 gol segnati, di cui soltanto 3 in Premier League, 5 in Conference League, uno importante contro l'Anderlecht per il passaggio del turno di questa conference che poi è stata vinta dal West Ham. Vanno date alcune attenuanti o comunque un minimo di contestualizzazione, secondo me. Innanzitutto il West Ham non è che abbia fatto un grande campionato in Premier League, ha avuto notevoli difficoltà e quindi inevitabilmente anche lui ne ha risentito. I problemi fisici lo hanno sicuramente molto limitato, ma soprattutto andando a vedere anche i numeri ho
fatto un po' i calcoli, comunque alla fine esce fuori che ha segnato un gol ogni 167 minuti, quindi la proiezione di un gol di fatto quasi un gol ogni 2 partite. Non è proprio una media totalmente da buttar via, visto anche il poco minutaggio che ha avuto a disposizione. Poi già, durante la stagione Moyes, in generale il West Ham, avevano preferito anche Michail Antonio, che era un po' più falso 9, un pochino più attaccante, di manovra, meno centravanti puro, e quindi c'è stato anche un cambio da parte del West Ham che lo ha sicuramente penalizzato. Detto questo, fatte un po' le presentazioni su questo giocatore, analizziamo come sempre i pro e i contro, i punti a favore e quelli magari di debolezza, come dicevamo. Partiamo dai punti forti, anche per spiegare meglio le caratteristiche di questo che è un centravanti a tutti gli effetti. Ha presenza in area di rigore, ha forza fisica, 1,95 m, soprattutto però devo dire che nonostante l'altezza, nonostante la mole comunque, si sa muovere bene ed è molto bravo tecnicamente. Questo è un aspetto che, da quello che sto sentendo in giro, viene molto sottovalutato anche da parte dei tifosi. È un giocatore, ragazzi, effettivamente bravo con il pallone, con i piedi, è bravo a giocare sia nello stretto, quindi a dialogare anche in maniera ravvicinata, come dire, anche con delle difese, delle linee molto strette. È bravo anche a favorire i compagni di squadra sia con i movimenti, sia con i passaggi, a trovare le imbucate. Questa è una cosa che ha affinato molto nel Sassuolo, dove è stato impiegato da terminale offensivo in un 4-2-3-1, e diciamo che è esploso soprattutto quando è stato inserito anche Raspadori un pochino più sottopunta, e lui doveva o dialogare con Raspadori o aprire gli spazi per gli inserimenti di Traoré, di Berardi e dello stesso Frattesi, con cui si è trovato molto bene. Mentre prima, per esempio, aveva già fatto la prima punta anche ad Ascoli, mentre al Genoa veniva impiegato di più come attaccante a due in tandem, spesso con Pandev, per esempio. Se devo fare dei paragoni dal punto di vista della tipologia di calciatore, devo dire che con l'addio di Dzeko, che stiamo molto commentando anche nelle ultime settimane all'Inter, ecco, tra i vari nomi che vedo in giro accostati all'Inter, Scamacca è quello che, con i dovuti, diciamo, paragoni, o comunque con le dovute distanze, più di tutti forse può fare il lavoro che ha fatto proprio Edin Dzeko. E Dzeko è stato sicuramente un calciatore importantissimo, non lo metto assolutamente in discussione, però comunque l'anno scorso in Serie A ha segnato 9 gol, ed è una quota che secondo me, in un sistema di gioco molto offensivo come quello di Simone Inzaghi, anche Scamacca può raggiungere. Ehm, Anche se, rimanendo poi in termini di paragoni, ne ho fatto uno un po' pesante, però io più lo guardo, avendolo visto molto, sempre con le dovute proporzioni, mi ricorda molto il primo Ibrahimovic a livello di giocatore, ripeto, con le dovute proporzioni, l'Ibrahimovic, diciamo, del periodo Ajax-Juventus, magari anche della cura Capello, che lo ha fatto diventare ancora più centravanti, nel suo modo, diciamo, di venire a lavorare il pallone e dei colpi importanti che ha, sia con il tiro dalla distanza, sia quando si muove bene con il corpo, e come ha anche il piacere di cercare gli assist, anche se poi di assist non ne ha fatti moltissimi finora. È bravo nella lettura dei movimenti, si sa smarcare, sa guadagnare anche tempo e anticipo sui difensori, anche se poi non è molto veloce, quindi in campo aperto perde poi questo vantaggio, e questo però è un contro sul quale magari ci torneremo tra poco. Rimaniamo per un attimo sugli ultimi punti di forza. Segnalo, a livello di statistiche, in Serie A ha avuto una percentuale molto sopra la media per duelli aerei vinti, e soprattutto al Genoa, come vi dicevo, si è completato, in parte lo ha di fatto nuovo al Sassuolo, nelle statistiche sul primo pressing offensivo. Ha dei numeri molto importanti, molto sopra la media, nell'andare a pressare, nel tentare di riconquistare il pallone alto, quindi è stato abituato negli anni di Serie A diciamo, al tentativo di recuperare il pallone alto, di partecipazione al primo pressing, un aspetto che per l'Inter è veramente fondamentale. È un attaccante che tira molto, e ha anche un bel tiro, anche se secondo me deve migliorare nella rapidità nell'andare al tiro, cioè può ancora rendere più rapido quel processo di caricamento e rilascio della gamba per andare al tiro, perché con le leve lunghe, con la sua stazza, comunque perde qualche frazione di secondo, e con delle difese molto strette viene contrastato. Ultime due considerazioni positive: è un nazionale italiano, ha tutto secondo me per diventare il centravanti della nazionale, conosce già diversi elementi dell'Inter, tra cui Frattesi, come dicevo, con cui c'è un grande feeling. 4 assist forniti da Frattesi nel suo primo anno in Serie A Sassuolo, 2 di questi sono stati proprio per Scamacca, quindi anche in campo si conoscono bene. Poi
Anche sulle cifre, devo dire, l'anno scorso l'Inter voleva Scamacca, lo voleva fortemente, lo stava trattando fino a quando il West Ham lo ha acquistato per 36 milioni più 6 di bonus. Come al solito, diciamo che in quel caso lì comunque il Sassuolo era riuscito a fare molto hype, molto discussione, molto rumore attorno a Scamacca, un giocatore che ora invece ha bisogno di rilanciarsi, quindi per una volta c'è magari anche questa possibilità di prendere un giocatore non al picco della sua valutazione, ma nel momento in cui ha bisogno di essere rilanciato, e questo in ottica player trading è una cosa da tenere sotto osservazione. Venendo poi ai punti di debolezza o quello che convince un pochino meno e quindi anche alle conclusioni. Tra le critiche maggiori che ho visto muovere a questo calciatore c'è diciamo lo storico dei gol fatti, ovvero che comunque ha fatto una sola stagione con il Sassuolo raggiungendo 16 gol in Serie A, superando la doppia cifra. Al West Ham i numeri li abbiamo detti, mentre prima ne aveva segnati 8 al Genoa in Serie A e 9 l'anno prima con l'Ascoli in Serie B, senza contare la Coppa Italia. A livello di numeri storici, quindi è un qualcosa che capisco questo tipo di critica, tra virgolette, però come dico è un giocatore che fino al West Ham ha avuto un trend di crescita, quindi personalmente mi concentrerei più nel guardare questo trend piuttosto che quello che era stato fatto prima. Come dicevo poi, non è velocissimo in campo aperto, vista anche l'altezza, e di sicuro devo dire che sulla carta, almeno in partenza, anche a livello di nome, scalda molto meno rispetto a diciamo sia chi c'era prima che rispetto a delle varie alternative più particolari, estere, giovani da scoprire, eccetera, che appassionano sempre molto e lo capisco. Va poi detto che nella parte finale della scorsa stagione ha avuto un infortunio comunque non da poco al menisco, che non è grave come quando magari vai sui legamenti, però bisogna fare attenzione, bisogna recuperarlo bene, e segnalo questa cosa che non è comunque da far passar via senza alcun tipo di problema. Il vero contro, però, più importante secondo me di Gianluca Scamacca è legato più che altro all'aspetto mentale e di testa, ma non nel senso di un giocatore testa calda, non professionale, è un'etichetta che io ho visto che in tanti gli hanno messo addosso, ma non ho capito benissimo questo motivo. Per testa io invece intendo più che altro la concentrazione nel star dentro la partita per tutti i 90 minuti, per tutto l'arco della stagione, e poi soprattutto deve essere bravo a reggere la pressione, ma soprattutto a trovare quella voglia, quella forza di migliorarsi sempre e non adeguarsi al fatto che con il talento che ha e con il fisico che ha può fare delle cose sufficienti. Se vuoi essere un attaccante dell'Inter, diventare l'attaccante della nazionale, devi fare quel qualcosa in più anche a livello mentale, che testa e fisico non bastano, appunto. È una critica che anche Mancini gli ha mosso, diciamo un suggerimento che gli ha dato anche il commissario tecnico della nazionale. Quindi in conclusione, non mi esprimo sulle eventuali cifre dell'affare perché credo che la dirigenza abbia il polso della situazione per dire meglio di me quanto valutarlo e se vale l'investimento. Dal mio punto di vista tecnico, però, credo che Scamacca in questo momento possa rappresentare il miglior compromesso tra tutto quello che c'è sul mercato, quello che Inzaghi chiede, ovvero un giocatore che conosce la Serie A e quindi abbastanza pronto all'uso, bravo a dialogare e a fare il centravanti, e ancora quello che vuole la dirigenza, perché la dirigenza sta facendo molto questo ragionamento, ovvero se devo investire circa 20-25 milioni di euro su un giocatore futuribile, cioè è meglio investire eventualmente questi soldi su un giocatore futuribile come Scamacca piuttosto che su un Morata che so già cosa può darmi e non può essere ulteriormente valorizzabile. Anche perché poi in un contesto di gioco delle coppie e di accoppiamenti, Scamacca si può sposare molto bene sia con Lautaro Martinez che gli ruota attorno, si scambiano di posizione e lavorano insieme, come succedeva, come dicevo, con Raspadori al Sassuolo, ma eventualmente anche con Marcus Thuram. Thuram che per me come evoluzione dovrà diventare il centravanti anche di inserimento ed è quello che credo che l'Inter si aspetti da lui. Per ora però, lo abbiamo visto, sta ancora acquisendo questi movimenti e deve ancora abituarsi a diventare una prima punta. Poi dai sondaggi vedo che circa l'80% dei nostri ascoltatori in realtà è d'accordo con l'acquisto di Scamacca e ne è favorevole. Qualcuno sostiene che non è un giocatore da Inter. Io personalmente non ho capito molto bene questo concetto del non è da Inter, che ho visto esprimere così, buttato lì lapidario, però ecco, se penso a cosa può darmi il miglior Scamacca contro il miglior Balogan, di cui si è parlato molto, o il miglior Nzola, ecco, oggi mi prendo Scamacca tra questi. Poi
all'Inter arriverebbe a quasi 25 anni, è ovvio che è chiamato a fare quel salto che deve essere definitivo, che è nel suo potenziale, anche per andare a prendersi la maglia della nazionale, che ha bisogno di un centravanti, ha bisogno di uno come Scamacca. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi nei commenti, mi raccomando aspetto i vostri ragionamenti e sarà un piacere per me confrontarmi con tutti voi. Vi ricordo di iscrivervi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri prossimi aggiornamenti. Vi lascio in descrizione per chi ci sta seguendo in podcast un link ad un altro approfondimento da non perdere, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.